La storia del calciatore Thiago Motta la conosciamo tutti. Da Milito che si gira dentro ancora per Thiago Motta! Thiago! Motta! 1-0! Ma quella dell'allenatore? A maggio 2018, dopo 231 presenze con il PSG, Thiago Motta annuncia il ritiro dal calcio. Al PSG è considerato una leggenda grazie ai suoi 6 anni giocati. La volontà di Thiago Motta è quella di allenare e lo vuole fare subito. Grazie ai rapporti con il club parigino, a Thiago Motta viene affidata la panchina dell'Under 19 del PSG. Con l'Under 19 Thiago Motta riesce ad esprimere le prime idee di gioco da allenatore. Al termine della stagione, il PSG in campionato si piazza in seconda posizione e raggiunge gli ottavi della Youth League. Dopo un solo anno da allenatore ha voglia di allenare in prima squadra. Il PSG esonera Unai Emery e cerca un nuovo allenatore. Nella lista dei possibili allenatori c'è proprio Thiago Motta. Alla fine il PSG decide di puntare su un profilo con esperienza che possa gestire i grandi campioni in rosa, ovvero Thomas Tuchel. Thiago Motta si ritrova così senza squadra. Le offerte per Thiago Motta ci sono, ma non lo soddisfano. Decide così di attendere l'inizio dei campionati e i primi esoneri. E così succede. Il Genoa di Andreazzoli parte male con i soli 5 punti ottenuti in 8 giornate. Dopo la sconfitta subita per 5-1 a Parma, la dirigenza del Genoa decide di esonerare Andreazzoli. E Cornelius si porta a casa il pallone, porta 3 punti preziosi al Parma. Per Andreazzoli forse finisce qui l'avventura alla guida del Genoa. Il Genoa decide di puntare tutto sull'ex giocatore genoano Thiago Motta. Una scelta rischiosa, ma ambiziosa. Thiago Motta prende la squadra in penultima posizione. L'obiettivo è quello di salvarsi. Come allenatore sarò sempre giusto con i miei giocatori. Ho una rosa interessante, una rosa anche di quantità e qualità interessante e cercherò di essere sempre giusto con loro e chiedo la stessa cosa. Pronti? Via! Prima partita, prima vittoria contro il Brescia per 3-1 sotto i propri tifosi. Sul sinistro, Pandev! 3-1! 3 gol consecutivi per il Genoa! Dopo 10 partite in cui ottiene 2 vittorie e 3 pareggi, per Thiago Motta è fatale il 4-0 subito a San Siro contro l'Inter. L'Inter chiude al meglio il 2019 e lo fa da prima della classe insieme alla Juve, rifilando 4 sberle al Genoa. Per il Grifone, l'incubo continua. Dopo la sconfitta, il Genoa si trova in ultima posizione. La dirigenza decide quindi di esonerare Thiago Motta. Vittima forse di un calendario poco fortunato, dove ha dovuto affrontare Juventus, Napoli e Inter tra le altre. Il Genoa al termine della stagione riesce a centrare l'obiettivo salvezza, classificandosi 17esima. Decide così di prendersi un periodo di pausa, attendendo offerte di squadre che possano far emergere il suo potenziale. A luglio 2021 Thiago Motta viene nominato nuovo allenatore dello Spezia. Nelle prime 10 partite lo Spezia ottiene 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Tra questi 10 club affrontati, 3 sono Lazio, Juventus e Milan. La dirigenza rimane comunque fiduciosa grazie anche agli scontri diretti contro Venezia, Cagliari e Salernitana. Dopo 20 partite, dalla nomina di allenatore dello Spezia, Thiago Motta ha un bilancio complessivo di 4 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. La dirigenza non è contenta dei risultati di Thiago Motta e decide di avviare le procedure per l'esonero. Il contratto prevede una penale verso il club se Thiago Motta fosse stato esonerato prima del girone d'andata. La dirigenza decide così di far concludere il girone e poi esonerare l'allenatore. La decisione è stata presa. Thiago Motta non sarà più l'allenatore dello Spezia. In una situazione da separato in casa, Thiago Motta deve affrontare il Napoli e vince. Finisce qui, il Napoli chiude l'anno con una sconfitta, la terza di fila al Maradona. Lo Spezia torna a vincere dopo 6 partite, 1-0 il finale. La dirigenza decide sorprendentemente di dare una seconda possibilità.
Da lì fino a fine campionato lo Spezia ottiene altri successi fondamentali per la salvezza. Con una giornata di anticipo lo Spezia si salva. Arrivano i 3 fischi! Lo Spezia resta dove si balla! Conquista la seconda salvezza consecutiva! Di comune accordo con la società, Thiago Motta al termine della stagione decide di lasciare lo Spezia. Anche in questa occasione, Thiago Motta decide di non allenare da luglio, ma di attendere grandi occasioni per poi proporsi. Il 6 settembre 2022 Sinisa Mihajlovic viene esonerato dopo il pareggio con lo Spezia. Il 12 settembre Thiago Motta viene ufficializzato nuovo allenatore. Io mi sento orgoglioso oggi da essere qui, da essere l'allenatore del Bologna e penso da oggi in poi di fare il mio meglio possibile per portare questa squadra sempre a migliorarsi, a stare lo più alto possibile e inizia da oggi. Nelle prime 4 partite da allenatore del Bologna, Thiago Motta ottiene solo un punto. Il Bologna si trova pericolosamente in zona retrocessione. Adesso l'unico obiettivo è quello di salvarsi. Le successive 4 partite però sono magnifiche per il Bologna. Passaggio del turno in Coppa Italia. Il Bologna batte di misura un Cagliari spento 1-0. La squadra di Thiago Motta avanza agli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, dove sfiderà la Lazio. E 3 successi fondamentali in Serie A. Titoli di coda, il Bologna alla ribalta, vince in rimonta 2-1 sul Toro, terzo successo di fila. Più passa il tempo, più il gioco di Thiago Motta inizia a emergere. Il Bologna termina il campionato crescendo di prestazioni e ottenendo punti anche contro le big. Il Bologna termina la stagione in 9ª posizione. Il posto di Thiago Motta non è in discussione. Il Bologna riesce a passare il turno di Coppa Italia contro il Cesena, ma deve fare subito i conti in Serie A contro il Milan, perdendo in casa. Nonostante un brutto inizio di Serie A, i primi 10 turni hanno un bilancio al di sopra delle aspettative. 3 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta. Il Bologna parte bene, ma tutti pensano che sia la classica squadra outsider delle prime giornate. Tra la 11ª giornata e la 20ª giornata stupisce tutti. 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Bologna si candida ufficialmente ad un posto in Europa. In Coppa Italia riesce nell'impresa di eliminare l'Inter a San Siro e si qualifica ai quarti, dove viene eliminata a Firenze ai calci di rigore. Le successive partite per il Bologna sono solo una conferma, condita con una striscia di 6 successi di fila. Dopo 32 giornate il Bologna si trova in 4ª posizione, in lotta per un posto in Champions League. Il popolo bolognese sogna di tornare in Europa dopo 21 anni e giornata dopo giornata il sogno sta diventando realtà.